Madonna ragazzi, c'è un caldo e un sole micidiale. Sono certo che conosci questa città per la birra, ma non per i suoi muri. Benvenuto e benvenuta a Pilsen. Quarta città più grande della Cechia, capoluogo della Boemia occidentale e patria della Pilsen Urquell, birra che ha cambiato il mondo praticamente, e probabilmente fino adesso non ho detto nulla di nuovo. Però c'è una cosa che Pilsen ha fatto nel 2015 e pochi ricordano: è stata capitale europea della cultura e quell'anno ha lasciato un'eredità enorme, non solo mostre e concerti, ma una struttura culturale, quella che state vedendo alle mie spalle, che è ancora oggi molto attiva, molto viva e continua a trasformare la città. Il cuore di tutto questo è proprio qui dove mi trovo adesso, dove sto registrando, Depo 2015, uno spazio creativo nato in una ex rimessa industriale, era un terminal dei bus, che oggi ospita gallerie, eventi, atelier, coworking, uno di quei posti ibridi che non sai bene come definire, ma che quando entri immediatamente riesci a capire, riesci a percepire. Ed è da qui che nel 2020 è partita l'idea che ha cambiato il volto della città, il Walls Festival. L'idea è semplice quanto radicale: ogni anno per una settimana a giugno artisti di livello internazionale arrivano a Pilsen e dipingono. Però non dipingono tele, dipingono direttamente i muri della città, o meglio gli spazi che sono messi a disposizione. Si passa quindi da facciate di palazzi a barriere antirumore, sottostazioni elettriche, lungo fiume, cose che rimangono lì per sempre, o almeno il più possibile. E ogni anno la città cambia, aggiunge un pezzo in più e toglie un angolo grigio. Tutto questo per dirvi cosa: oggi vi porto in giro per Pilsen, però non andiamo a vedere la città con i soliti occhi del turista, andiamo a vedere anno per anno che cosa ha lasciato il festival Walls. Era l'agosto del 2020 e tutto iniziò qui. Anche per questo motivo ho voluto iniziare il mio video sotto questo muro, che purtroppo non c'è più, o almeno vediamo quello che è rimasto. Qui si trovava il muro di Scapa Hackathon, scelto come vera e propria faccia della prima edizione del festival. Dovrei essere riuscito a recuperare qualche foto per mostrarvelo, così potete vedere di cosa si tratta. Però chi è Tron? È uno dei writer più importanti della storia ceca. Parliamo di una figura che arriva dalla generazione degli anni 90, quelli che hanno portato la cultura del graffiti writing in Cechia. Il suo stile mescola lettere ispirati al pichassau brasiliano, arte di cui io sono appassionato. Vi invito ad andare ad ascoltare il podcast in cui parlo di questa cosa, perché è uno dei più belli che ho fatto secondo me, con oggetti realistici e composizioni molto dense. Si può proprio vedere nei suoi lavori che sono veramente pieni di oggetti, pieni di immagini. Questo è anche il muro più grande della prima edizione. Guardando le foto si capisce subito la filosofia del festival, ma si vuole creare un racconto. La prima è un'edizione che coinvolge 11 artisti da Cechia, Austria, Polonia, 5 giorni di lavoro, 10 location sparse per tutta la città, ed alla fine vernissage al Depo 2015. La prima edizione quindi mette una pietra miliare sul fatto che il festival esiste e che la città inizia a guardare i propri muri in modo diverso. Secondo anno, giugno 2021, e qui il festival fa un salto di scala, sale di livelli. 10 artisti, 6 giorni, 2500 metri quadri di superfici dipinte in tutta la città. Cioè, per capire di quanto stiamo parlando, è come coprire 2 campi da calcio interi. Questo che ho alle mie spalle è forse il muro più bello di questa edizione, uno dei più potenti in assoluto dell'intera storia del festival. L'ha realizzato Jan Calab, cioè Point, 24 metri di larghezza, 12 di altezza, su una facciata del Palazzo Popolare nel quartiere Lokotin, è un po' fuori dal centro di Pilsen. Calab è una leggenda della scena dei graffiti ceca, è uno dei primi nomi che ho sentito quando ho iniziato a fare viaggi in Cechia. Il suo primo pezzo infatti risale al 93, aveva 15 anni, da allora non si è mai fermato. Oggi le sue opere finiscono nelle gallerie di tutto il mondo, ma lui continua a tornare in strada quando può e a dipingere o fare installazioni. Il suo stile negli anni si è evoluto, questa infatti è una composizione geometrica astratta che parte dai suoi ultimi dipinti ispirati al microcosmo, forme cellulari, strutture elementari, la semplicità di quello che tiene insieme l'universo. In questo caso l'artista ha sostituito un vecchio cartellone pubblicitario che ormai era sbiadito, e lui stesso ci ha detto: è stato grandioso pitturare di nuovo all'aperto su una superficie seria, vivere tutte le preoccupazioni e le gioie che porta con sé fare questa cosa, è qualcosa di completamente diverso da lavorare in studio. Quindi complimenti al Walls Festival per aver riportato quest'artista a dipingere su una grande dimensione. Un altro murale che sto andando a vedere di fronte a me in realtà e che voglio mostrarvi di questa edizione è proprio quello lungo il fiume Radbuza, e l'ha realizzato Toybox, la first lady della street art ceca, giusto per usare un nomignolo che non mi piace tanto, però è interessante perché più o meno viene definita così anche dagli organizzatori. Lei è un'illustratrice, una fumettista e una pittrice. Nel
Nel suo lavoro non si è mai tirata indietro dai temi scomodi, senza fissa dimora, minoranze, diritti delle donne, libertà degli animali, sempre cose molto importanti. Questo muro fa parte di un progetto molto più grande, People in Need. La donna ritratta è Maliwa Mukelabai, una donna zambiana la cui famiglia viene colpita ogni anno dalla siccità. Quindi questo muro ci fa capire che arte e attivismo possono coesistere sullo stesso muro di mattoni. È esattamente quello che il Waltz vuole fare in tutte le sue varie edizioni, cioè creare discussioni e creare collegamenti con le persone. Terza edizione del festival, giugno 2022, e mi domando se faceva così caldo come adesso, anzi secondo me ha pure piovuto. Il nome che fa girare la testa in questo caso è uno solo, Brad Downey. Artista americano che vive tra Berlino e la Slovenia, gira il mondo con una valigia e un'idea fissa: prendere gli oggetti ordinari della città e dargli una dimensione completamente diversa, completamente nuova. Street sculptor è una definizione che ho sentito, quindi scultore di strada. Infatti lui non lavora con lo spray, non lavora con la vernice, lavora con quello che trova. E quello che ha trovato a Pilsen ha una storia che vale la pena raccontare. In questo caso non siamo davanti a muralismo, ma a una tipologia di arte urbana differente. Sul tetto della ex sede del comitato regionale del Partito Comunista in Via America c'era una stella rossa, grande in lamiera, enorme. Era lì dall'epoca comunista. Però nel 2019, durante un happening, era stata tolta dal tetto e portata dietro il Depo 2015, dove era rimasta parcheggiata letteralmente ad aspettare che arrivasse quest'artista. Downey la trova, la guarda e decide che quella stella sarà il suo materiale. Con la sua classica caratteristica dose di umorismo, mantenendo comunque il tema molto serio, costruisce una giostra per criceti, che è questa qui, e la chiama Over and Over. Un cricetto che corre nella ruota, che gira e gira e si ritrova sempre al punto di partenza. Il messaggio è diretto: le ideologie politiche fanno sempre la stessa cosa, fanno un giro e tornano sempre dove sono, ed i loro sostenitori corrono, si affannano, credono di andare da qualche parte, però alla fine si ritrovano sempre allo stesso punto, sempre all'inizio. Quindi è una storia che si ripete, l'assurdità che non finisce mai, tutto condensato in una stella comunista trasformata in una ruota per criceti nel cortile del Depo a Pilsen. È stradivertente questa cosa. Quando gli organizzatori lo avevano invitato, nessuno sapeva cosa avrebbe fatto, quindi è stato anche un azzardo invitare un artista del genere. Se poi pensiamo che durante il festival si era anche rifiutato di rivelare qualsiasi cosa su cui stesse lavorando, capiamo che è stato veramente molto rischioso. Infatti l'artista voleva che tutto quanto rimanesse una sorpresa fino al finissage, però alla fine Downey è proprio questo: non consegna un murale, però ti consegna un momento che rimarrà nella storia del festival, e così è stato. Quarta edizione, giugno 2023. Questo muro alle mie spalle ha un titolo che già dice tutto, si chiama Smart Home. L'artista che lo ha realizzato si chiama Pauser, al secolo Thomas Juncker, insieme ai suoi colleghi della BFM Crew di Olomouc. Pauser è un altro nome che viene dalla scena dei graffiti, ma ha studiato anche fashion design, quindi nella sua testa le due cose non si sono mai separate. La sua estetica è stata plasmata dall'internet degli anni 90, dai videogiochi, MTV soprattutto, e dalla grafica pixelata dei primi computer. Questa cosa si vede nei colori di questo muro. Come sempre gli artisti non stanno mai fermi, hanno sempre fonti di ispirazione, quindi oggi anche cripto, NFT e tutto il mondo digitale contemporaneo ha influenzato la sua arte, ed è esattamente tutto quello che si può vedere in questa opera. L'altro muro del 2023 che ho scelto di mostrarvi è questo, sulle pareti della società sportiva TJ Slavoj. Lo hanno realizzato gli artisti Zebu, un duo berlinese. Figure strane, divertenti, dai colori vivaci, è uno stile che sembra metà illustrazione e metà un sogno surreale. Hanno scelto 3 sport che si praticano qui dentro: il badminton, il bowling e la ginnastica. Li hanno presi e li hanno trasformati in qualcosa di completamente loro, nel loro stile. Loro stessi infatti ci dicono che 2 cervelli funzionano meglio di uno. Potete vedere che c'è anche una grandissima spiegazione del muro, peccato che è in ceco. Ragazzi e ragazze, questo viaggio a Pilsen è stato possibile grazie al supporto dell'Ente Nazionale Ceco per il Turismo e di Visit Pilsen, che mi ha fornito un alloggio in centro di altissimo livello. Sto alloggiando infatti al Courtyard by Marriott Pilsen. Se state pensando di venire a visitare la città, ve lo consiglio. Location e stanza sono pazzeschi, vista sulla città che non mi aspettavo assolutamente, e una colazione di altissimo livello che per me è fondamentale. Avere tutto a portata di mano quando si fa un viaggio del genere, cioè camminare alla ricerca dei muri di un festival spesso sperduti in vari quartieri della città, e tornare in una stanza veramente bella la sera, è favoloso, fa una differenza enorme. Quindi non posso far altro che ringraziare ed invitarvi a venire a visitare questa città, perché secondo me ne vale la pena.
Passiamo alla quinta edizione del festival, era il giugno 2024, l'anno con la line-up più internazionale di sempre. Questo qua, che vedete alle mie spalle, è il mio preferito dell'edizione. Siamo nel quartiere Skvrirnani, come sempre difficilissimo da dire, leggermente periferico rispetto al centro, e su un ex trasformatore elettrico in via Vojanova, uno di quegli spazi che praticamente nessuno mai guarda, troviamo l'opera di Goodface. Questo è un artista estone e secondo me c'è qualcosa proprio nel modo in cui lui utilizza i colori, le forme e le ombre che cattura molto l'occhio, anche perché è totalmente in contrasto con tutto ciò che c'è qua attorno. Questo è un quartiere periferico, un quartiere residenziale, quindi ha un'estetica classica, totalmente normale, standard, ed un'opera del genere in totale antitesi cattura subito l'occhio, quindi tra le mie preferite di questa edizione. Ragazzi, c'è un caldo micidiale, però sono arrivato anche qui per mostrarvi l'altro muro del 2024. L'opera è di Noc, un artista slovacco, e si trova in un palazzo in via Tilova, è proprio leggermente fuori dal centro. Il titolo è Understanding e già solo questo titolo dice tutto quello che Waltz vuole fare e prova a fare ogni anno: non solo coprire dei muri, ma portare qualcosa che fa fermare le persone, che apre una conversazione tra chi abita e chi ci passa. Non essendo riuscito a mostrarvi il muro di Tron della prima edizione, ho deciso di inserire nel video la sua ultima opera qui a Pilsen, che risale alla sesta edizione del festival, giugno 2025. Per di più un anno speciale, perché Pilsen celebra i 10 anni dalla sua capitale europea della cultura e Waltz entra a pieno titolo nei festeggiamenti. Il muro si trova in direzione del Depot ed è in una posizione strategica, è sul viadotto di una ferrovia. Questa purtroppo è una via super trafficata, c'è un inquinamento acustico pazzesco, però per me valeva la pena fermarmi perché è il più significativo di questa edizione, e non solo perché è enorme, ma anche per le persone che ci hanno lavorato. Questo muro, infatti, lungo la Utrati l'hanno dipinto in tre: Kappa, Tron, Klima, Domino e Patek. 3 cechi, 3 artisti che hanno attraversato la storia del festival sin dall'inizio. Di Tron vi ho già parlato, quindi non devo aggiungere altro. E lui alla fine che ha aperto il Waltz 2020 qua a Pilsen con il murale che non vi ho potuto far vedere perché è stato coperto qualche mese fa. Domino invece è quello che nel 2021 ha dipinto ben 300 metri di muro di recensioni lungo la Rocky Kanska, il murale più grande della storia del festival. Vederli qui insieme 5 anni dopo sullo stesso tipo di superficie, cioè un muro di ritenzione per intenderci, è come se il festival stesse chiudendo un cerchio e volesse ripartire con una nuova forza per una nuova edizione. L'opera simbolo di questa edizione è però questa, Diagonala di Itzio Barberena, artista messicano. Si trova in una zona che dovrebbe pronunciarsi Crizicori Sadi, Proluca, che vuol dire rotto vuoto, questo è uno spazio vuoto, ed è vicinissima al centro. Questo è il risultato di qualcosa di inedito per il festival, una open call aperta a tutto il mondo, a cui hanno risposto oltre 320 artisti da 40 paesi. Barberena, o Barberena, ha vinto, è stato selezionato, è venuto qui a Pilsen ed ha lasciato la sua traccia. L'opera reinterpreta in chiave geometrica la storica cattedrale di San Bartolomeo per creare un ponte visivo tra il passaggio industriale di Pilsen ed il suo futuro tecnologico. Inoltre funge da contrasto moderno al vicino affresco storico Teatrum Mundi, bellissimo, celebrando anche i 10 anni della città come capitale europea della cultura. Pensateci, 320 artisti da 40 paesi per un solo muro nella città ceca, una città che non tutti conoscono perché è la quarta città ceca. Questo è esattamente il punto di arrivo di 6 anni di lavoro, una grande soddisfazione per tutto il festival. Insomma, cosa dire? 6 anni, più di 60 opere e artisti da ben 4 continenti diversi. Pilsen oggi è una città diversa da quella che era nel 2020, non nell'architettura e non nella struttura, ma nel modo in cui la si può guardare mentre si cammina. Quello che più mi ha colpito qui al Waltz è questo: non è un festival che esiste per una settimana e poi sparisce, è un festival che aggiunge qualcosa ogni anno e lo lascia lì, o meglio cerca di lasciarlo lì. Può essere un muro o può essere un'installazione. Ogni anno comunque si cerca di aggiungere un pezzo alla città. Se volete venire a Pilsen e vedere di persona, e io vi consiglio di farlo, nella descrizione troverete la mappa ufficiale dei muri creata da Waltz con tutti i murales geolocalizzati edizione per edizione. Prendetela, fate un giro per la città, vi bevete pure una birra, che qua la birra è buona, e vi guardate i muri. Non perdetevi il prossimo video. Sarò ancora qui a Pilsen perché questa settimana è in corso la stessa edizione del festival e vi porto in diretta a vedere i muri. Cercherò di parlare con gli artisti, creerò nuove storie. Il video sarà subito dopo questo, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo presto. Ciao!
Piccola scena post credit solamente per te che sei arrivato alla fine del video. Ci sono diversi spot dove poter vedere e fare graffiti writing. Uno è lungo il fiume e l'altro è il sottopasso della stazione dei bus. Tanta roba. Ciao.